Oggi voglio parlare con te di qualcosa che molto spesso passa inosservato. Non perché non sia importante, ma perché è talmente vicino a noi da diventare invisibile. Non è qualcosa che tocchi con le mani, non è qualcosa che puoi spostare, riordinare o eliminare in un pomeriggio. È qualcosa che vive dentro di te e che spesso decide al posto tuo, il modo in cui pensi a te stesso. Quando si parla di minimalismo, quasi sempre si parte dalle cose, dagli oggetti accumulati, dagli armadi pieni, dai cassetti che non si chiudono più, ed è normale. È la parte più evidente, quella che si vede subito. Ma a un certo punto, se resti davvero in questo percorso, ti accorgi che le cose non sono il vero ostacolo, sono solo la superficie. Il vero nodo è ciò che succede mentre guardi quelle cose. È la voce che commenta, che ti giudica, che anticipa il futuro. È il dialogo silenzioso che ti accompagna e che spesso non metti mai in discussione. Quando ho iniziato il mio percorso tanti anni fa, pensavo di dover solo semplificare gli spazi. Poi mi sono reso conto che stavo cercando di semplificare la casa, mantenendo però un modo di pensare estremamente rigido. Ed è lì che ho iniziato a sentirmi bloccato. Ogni oggetto diventava una storia, ogni decisione diventava una prova e ogni tentativo di cambiamento veniva subito frenato da frasi che sembravano innocue, ma che in realtà erano molto potenti. Ne ho bisogno. Non sono fatto per cambiare. Se lascio andare questo, potrei pentirmene. Non erano semplici pensieri. Erano affermazioni identitarie. Era come se stessi dicendo io sono questo e non posso essere altro. E più ripetevo quelle frasi, più diventavano vere. O almeno, più mi sembravano vere. Questo modo di pensare è ciò che possiamo chiamare mindset statico. Non come etichetta, non come accusa, ma come descrizione di uno stato interiore in cui ti percepisci fermo, definito, una volta per tutte. Come se le tue abitudini, le tue difficoltà, i tuoi limiti fossero caratteristiche immutabili e non condizioni temporanee. Il problema del mindset statico non è che ti dice che non sei capace. Il problema è che ti convince che non ha senso nemmeno provarci. Ti toglie il movimento ancora prima dell'azione. Ti fa restare dove sei, anche quando stare lì ti fa stare male. A un certo punto ho capito che il minimalismo non mi stava chiedendo di rinunciare a qualcosa, mi stava chiedendo di mettere in discussione la mia idea di me stesso, di passare da una definizione chiusa a una domanda aperta. Non più io sono fatto così, ma e se non fosse l'unica possibilità? C'è una differenza enorme tra essere fatti in un certo modo ed essere abituati a un certo modo. L'abitudine sembra identità, ma non lo è. L'abitudine può cambiare, l'identità, se la irrigidisci, diventa una gabbia. Quando inizi a fare questo spostamento, anche minimo, qualcosa si allenta. Le frasi non spariscono, ma perdono potere. Da verità assolute diventano ipotesi, da muri diventano passaggi. Non dici più «non posso cambiare». Inizi a pensare «forse non l'ho mai fatto davvero, tutto qui». Ricordo molto bene un momento specifico del mio percorso. Tanti anni fa avevo una collezione di libri che non toccavo da anni. Libri che avevano fatto parte di un periodo importante della mia vita. L'idea di separarmene mi metteva una strana ansia addosso. Non era attaccamento materiale, era qualcosa di più sottile. Dentro di me c'era una voce che diceva «se li dai via, stai perdendo una parte di te». Come se quei libri fossero la prova di ciò che ero stato. Come se senza di loro quella versione di me non fosse mai esistita. E lì ho capito una cosa importante. Non ero attaccato agli oggetti, ero attaccato alla storia che raccontavo su di me attraverso quegli oggetti. Per la prima volta, invece di chiedermi cosa avrei perso, mi sono chiesto cosa stavo tenendo fermo. Ho capito che ciò che avevo imparato da quei libri non stava su quegli scaffali, era già passato attraverso di me, era diventato esperienza, pensiero, sensibilità. Lasciarli andare non significava cancellare il passato, significava smettere di usarlo come ancora. Un altro pensiero che emerge spesso nel minimalismo, ma anche nella vita, è questo: non sono bravo a organizzare, quindi non ha senso provarci. È una frase che sembra onesta, quasi umile, ma se l'ascolti bene, è una rinuncia mascherata. Quella frase presuppone che la capacità venga prima dell'esperienza, che tu debba essere già bravo per iniziare. Ma la verità è che nessuno è bravo all'inizio. Nessuno sa organizzare la propria vita senza aver prima fatto confusione. Manca una parola in quella frase, una parola piccola ma potentissima. Ancora. Non sono bravo ancora. Non so farlo ancora. Quando aggiungi quella parola, introduci il tempo, introduci la pazienza, introduci la possibilità di cambiare senza dover diventare qualcun altro dall'oggi al domani.
Il minimalismo non è un punto di arrivo, non è una versione ideale da raggiungere. È un percorso di ascolto continuo. È normale inciampare, è normale tornare indietro ed è normale avere momenti di confusione. Il problema nasce quando interpreti ogni difficoltà come una prova del fatto che non sei portato. In realtà, spesso stai solo imparando. Uno degli aspetti più profondi di questo percorso non riguarda ciò che lasci andare, ma come ti parli mentre lo fai. Le parole che usi con te stesso costruiscono il tuo spazio interiore. Se quello spazio è rigido, anche la casa più vuota ti sembrerà soffocante. Se ti dici continuamente che non hai tempo, il tempo diventa una minaccia. Se ti dici che sei fatto così, smetti di osservarti davvero. Se ti dici che è troppo tardi, ti escludi dal presente. E se invece, senza forzare nulla, iniziassi a lasciare spazio a frasi più oneste e più umane? Non frasi motivazionali, non slogan, ma pensieri abitabili. Non devo cambiare tutto, ma posso iniziare da qualcosa di piccolo. Non ce la farò mai, ma oggi faccio quello che posso. Nel buddismo si parla spesso di attaccamento, ma non è solo attaccamento agli oggetti, è attaccamento alle idee che abbiamo su noi stessi, alle definizioni, ai ruoli, alle storie che ci raccontiamo per sentirci stabili, anche quando ci fanno soffrire. Quando inizi a mollare l'idea di dover essere sempre uguale, qualcosa si scioglie. Ti concedi il diritto di cambiare, di crescere, di non sapere, di imparare lungo la strada. E il minimalismo, a quel punto, smette di essere uno sforzo e diventa una conseguenza naturale, perché non stai più cercando di eliminare per diventare migliore, stai lasciando andare per diventare più vero. Dentro di te c'è già una voce che non chiede perfezione, chiede spazio. Spazio per respirare, per rallentare, non per essere sempre in lotta con ciò che sei stato. Il cambiamento non inizia quando la casa è vuota, inizia quando il dialogo con te stesso diventa più gentile. Se ti va, nei prossimi giorni, prova semplicemente ad ascoltare le frasi che ti dici, non per correggerle subito, solo per accorgerti che esistono, perché già questo è un atto di consapevolezza. Se ti riconosci in queste parole, sappi che non sei solo. Questo non è un percorso di performance, è una pratica quotidiana di presenza, di ascolto e di scelta. E se senti che questi contenuti possono aiutare qualcun altro, farli circolare è un gesto semplice ma potente, non per me, ma per l'idea che si possa vivere con meno rigidità e più verità. Grazie. Grazie per aver condiviso questo tempo con me e ricordati, non devi diventare qualcun altro, devi solo smettere di credere alle storie che ti tengono fermo.